Vinitaly 2023, siamo al Consorzio Vini Venezia, lui è Stefano Quaggio, mega direttore galattico del Consorzio Vini Venezia. Raccontami un po' il vostro consorzio. Noi siamo un consorzio di tutela per l'appunto Vini Venezia, al cui interno troviamo 5 denominazioni di origine, le 2 denominazioni storiche presenti nel Piave, per l'appunto Piave DOC, e nel Veneto orientale Lison Pramaggiore, le 2 DOCG, Lison DOCG nel Veneto orientale, il Malanotte del Piave DOCG lungo anche questo il fiume Piave, e la grande denominazione presente nel territorio amministrativo di Treviso e di Venezia, la Venezia DOC. Tra l'altro mi sembra che il Malanotte sia l'ultimo arrivato di DOCG, giusto? Sì, è arrivato circa una decina d'anni fa, è un vino internazionale, lo possiamo chiamare così, seppur abbia delle radici presenti nel nostro territorio da un bel po' di tempo. 100% uve Raboso Piave. Per chi non sapesse, Malanotte che vitigno utilizzasse è il Raboso Piave, quindi insomma un vino che dalle nostre parti, voi sapete che noi siamo di Venezia, è un vino conosciutissimo. Internazionalmente forse un po' meno, deve ancora farsi le ossa, ma ha delle capacità di espressioni veramente importanti. Sì, è un vino importante. Il disciplinare di produzione prevede almeno 36 mesi di affinamento in cantina, di cui 12 almeno in contenitori di legno, in tonneau, in barrique, 4 mesi almeno di bottiglia, poi il vino può essere commercializzato, ma spesso e volentieri gli enologi, i cantinieri se lo dimenticano in cantina per molti anni. Nella nostra esperienza abbiamo avuto occasione di bere molti tipi di Raboso e in molte tipologie, e devo dire che è un vino che dà moltissime soddisfazioni, ma non è l'unico vino che è nel vostro consorzio. Certo. Ad esempio nel territorio del Piave, come vi dicevo, troviamo altri vitigni autoctoni come il Manzoni bianco, certo. Oppure se ci spostiamo nel Veneto orientale, quindi nella zona di Pramaggiore e di Portogruaro, troviamo altri vitigni autoctoni come il Tai, oppure il Refosco dal Peduncolo Rosso, un altro vitigno molto elegante presente nel nostro territorio da un sacco di tempo. Adesso ti faccio una domanda politicamente scorretta. Non so se riesco a darti una risposta a questo punto. Qual è il tuo vino preferito? Ma a gusto! È ovvio che ti piacciono tutti, che ti piacciono tutti, però avrai un gusto tuo. Certo, dipende comunque dall'occasione. Io personalmente, a me piace particolarmente il Lison, nella sua menzione classica, quindi in una piccola zona del Lison Pramaggiore viene prodotto questo vino, ottimo per gli aperitivi ma anche per accompagnare piatti di pesce, antipasti, insomma un ottimo vino assolutamente. Guarda, devo dirti che ho una preferenza per i bianchi, a me piacciono tantissimo i Thai, soprattutto ho assaggiato una versione in anfora che insomma mi ha molto soddisfatto, però insomma nel Veneto diciamo che ci si può sbizzarrire, certo, no? Certo, siamo molto contenti di avere 5 denominazioni di origine, non è sempre semplice tutelarle, promuoverle eccetera, ma grazie anche al supporto di tanti soci che abbiamo anche qui presenti al Vinitaly riusciamo pian pianino a divulgare, a promuovere le nostre denominazioni. Dimmi 2 numeri. Parliamo di circa in totale delle 5 denominazioni 13 milioni di bottiglie prodotte nell'anno solare. Il 2022 è stato un anno molto positivo perché abbiamo registrato un più 10% rispetto all'anno solare 2021. Da padrona fa la denominazione DOC Venezia con il Pinot Grigio, il vitigno più importante, più diffuso nel nostro territorio, e i vitigni autoctoni come il Refosco, il Tai, il Raboso Piave e anche il Manzoni bianco segnano numeri importanti. E chi più ne ha più ne metta. Adesso però una nota negativa, la siccità. Quest'anno cosa succede? Il 2022 è stato un anno impegnativo da questo punto di vista, anche se per fortuna in certi territori come quello del Lison Pramaggiore, che è ricco d'argilla di Caranto, un tipologia di terreno che trattiene bene l'acqua, è riuscito a sopperire a questa problematica. Poi fortunatamente delle irrigazioni di soccorso sono venute in soccorso per l'appunto dei nostri produttori. Una tematica importante che dovremmo monitorare assolutamente. Bene, io ringrazio moltissimo Stefano e dal Vinitaly 2023 è tutto.